Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, noi siamo Simone e Lorenzo e oggi vi portiamo a pesca con noi. Quella di oggi sarà una pescata che avrà come target il pesce serra. Vediamo cosa riusciamo a tirar fuori da una giornata splendida come questa. In realtà per noi la pescata era partita molto presto, ci siamo svegliati nel cuore della notte e siamo partiti con l'azione di pesca alle prime luci dell'alba. Purtroppo i pesci non hanno collaborato, come spesso accade, quindi abbiamo ripiegato facendo qualche lancio alla spigola, anche qui con scarsi risultati, però non demordiamo. E adesso che il sole è alto proveremo a cercare questi predatori lungo le spiagge e a ridosso delle secche che si creano su questi lunghi arenili. Quindi adesso, bando alle ciance, andiamo a pescare. Vai! Vi voglio parlare più approfonditamente di come effettuiamo questo tipo di pesca. Perché mi tengo sempre due combo pronte, una è la Top Water Rod di Power 8000 e una è la Leader Fish Rod con uno Stella 5000. È perché spesso i pesci arrivano improvvisamente. Magari noi stiamo facendo una scarrocciata oppure stiamo utilizzando il nostro motore elettrico seguendo una traccia, effettuando un passaggio ben preciso. Improvvisamente arrivano i pesci e lì può fare la differenza a volte vedere come questi si comportano nei confronti delle nostre esche. A volte si utilizzano esche proprio di superficie come lo stilo 210, 225, altre volte invece si tende ad andare sotto la superficie dell'acqua con lo stilo jointed. Questa accortezza spesso ultimamente ci sta regalando dei grossi risultati. Questo stare leggermente sotto il pelo dell'acqua a volte fa proprio rendere più aggressivi i pesci. Quelli sono mugi, 100%. Chissà se c'è qualcuno a dargli noia, perché mi pare stiano viaggiando, Ma quando mi vanno forte sti mugi. Davvero. Adesso stiamo pescando su un branco di mugini. La speranza è l'ultima a morire, ma predatori non se ne stanno vedendo. Comunque è bene continuare. Oh, ce l'ha dietro! Porca maiala, che bestia! Non serve, è ancora lì, boys. Era anche bello. Era un pesce che stava 4-5 Sì, era bello. Li recuperavi veloci. Era un serra. Proprio l'ho visto benissimo. Non è una pesca facilissima questa, il mare obiettivamente non regala niente. Ora era un po' che non vedevamo attività da parte dei pesci, poi un minuto fa Boes ha avuto un inseguimento e quindi stiamo cercando anche col motore elettrico di rimanere in zona e vedere se risale su qualche altro pesce. E ora io nello specifico sto tentando un approccio con lo stilo 2.25 che mi permette di lanciare un attimino più lontano, è la taglia giusta che bilancia perfettamente la Needle Fish Rod. Quindi io mi sento veramente bilanciato per coprire tantissima acqua. Quindi questa è la mia strategia quando non vediamo i pesci ma li stiamo cercando. E vediamo se risale su un pesce come è successo prima con Simone, magari con un risultato più ben sperato. Continuiamo. Cioè quello è un branco gigante d'acciughe e che non c'è nessuno a dargli noia. Eccolo, vai Lollo! Piccolotto, vabbè, è un bel pescione. Guarda quanti ce l'ho dietro, guarda, veloce, guarda che roba. No, non ci credo, bellissimo, bella roba. È assurdo il top. Io rischio. Incredibile. Non vedo di più, guarda. Non presi due riguardi. Bravo. Tu sei incazzato. Poi un attimo
con questa cannina è una meraviglia. Guarda, io passo dietro perché lui... Ma guarda, oh, c'è gli altri pesci dietro che lo seguono. Assurdo. No, c'ho il filo. No, assurdo, c'ho il fluorocarbon tutto abraso, sicuramente da un altro pesce. Guarda come si vede bene che è abraso lì. Cioè ora praticamente ho uno 0,20 invece di un 40. Tieni Lollo, perché tu ce lo lasci all'inizio. No. Ah, fa tasca. Vai. Ci siamo ragazzi, coppiola. Vieni qua. Grande Lollo. 5 finale. Bellissimo raga. Top. Guarda che figata. Che figata. Fratelli gemelli sono questi qui. Che figata. Ghiotti di agugliette. Oh vai, ora si fa il danno, San Valentino è più avanti raga, non è ora. Un'altra cosa che facciamo spesso per cercare pesci e battere quindi più acqua è una trainatina con lo stilo jointed. Da quando abbiamo quest'esca, infatti, spesso ci abbiamo preso dei gran bei pesci proprio trainandolo, semplicemente con una canna da spinning, senza un'attrezzatura proprio da traina, stando tra i 2 nodi e mezzo e i 4-5 nodi, magari variando anche un po' la velocità per vedere se riusciamo appunto ad avere degli attacchi, quindi arrivare su una zona dove c'è magari la presenza di pesci serra e quindi in quella zona lì poi ci possiamo fermare, magari ancorandoci con il nostro motore elettrico, prendiamo e ci peschiamo a spinning anche con altre esche. Preferisco non calare l'esca direttamente da vicino al gommone, ma fare un piccolo lancio, dare poi qualche metro, magari arrivare circa sui 30-40 metri, massimo 50 di lunghezza dalla poppa del gommone e poi semplicemente si ripone la canna sul portacanne. La frizione vi conviene lasciarla non troppo morbida perché ovviamente nel caso il pesce abbocchi ha bisogno di trovare un po' di sostanza per rimanere all'amato. A proposito di frizioni, per la pesca invece a lancio, a spinning, imposto la situazione in maniera diversa, ovvero le tengo abbastanza serrate, specialmente se pesco con lo stilo in top water, perché si pesca a lunga distanza, i lanci sono molto lunghi e quindi per ferrare bene pesci che superano anche i 5, 6, 7 kg di peso a volte c'è bisogno comunque di una bella frizione serrata e di una canna potente tipo la Needed Fish Rod o comunque ad azione fast. C'è bisogno di ferrare bene perché il pesce non è detto che sia sempre all'amato in bocca, magari lo possiamo prendere anche di lato perché spesso gli attacchi sono molto veloci, frenetici. Appena sono sicuro di aver piantato bene le ancorette sulla bocca del pesce, tendo ad allentarla perché spesso questi pesci ovviamente non possono essere tirati fuori di forza, ma vanno un po' guidati durante il combattimento. È un pesce che tende molto a saltare, quindi è facilissimo slamarli. L'obiettivo non è fare la lotta, ma è portare il pesce in barca, magari farci una bella foto e rilasciarlo successivamente. Per fare questo, la cosa migliore appunto è tenere la frizione un po' più morbida, perché specialmente nelle ultime fasi del combattimento ci permette di fare qualche errore in più che ci può portare a guadagnare il pesce in tutta sicurezza. Ragazzi, forse ci siamo, abbiamo visto dei movimenti in superficie e cercheremo di stare in questa zona pescando top water stilo jointed e vediamo se riusciamo a prendere qualcosa, dai. Ce l'ho dietro. Eccolo, bello, è veramente un bel pesce. Come è arrivato all'improvviso?
bellissimo salto, che spettacolo. Ora Lollo, quando ce la fai prendi il retino, c'hai i jointed in bocca come uno stuzzicadenti, quando ce la fai prendi il retino, tanto io ho messo l'ancora. Sì, no, ma lo tengo qui, cioè siamo ancorati, voglio dire quello. Preso in maniera particolare, non voglio forzare perché già ho fatto un salto. Oh. Qui questi sono momenti quelli difficili secondo me. Mamma mia, poi mi è arrivato da sotto cattivo da solo. Sì. Di qua. Oddio, si è levato un'ancoretta. Oddio, ho visto levare un'ancoretta. Meglio di coda. Anche ai jointed. Ma secondo me di testa va bene, ci si fa. Ora proprio per te. È un bel pesce, è massiccio. Poi non riesci a fare chiappa tanta aria, vedo. No, perché hai preso un po'. Chiappa aria. Oddio! Vai! Altro che 4 kg. Sì. Questo è un pesciolone, Questo è veramente un bel pesciolone. Amici, boys. Grande Lollo. Grande cazzo, alla grande, vai. Bellissimo. Missione compiuta. Questo è un bel serra, taglia medio grande, dai, un bel pesce che è arrivato cattivissimo proprio da sotto sullo stilo jointed, bel pesce, massiccio soprattutto, è veramente grasso e il jointed ha fatto il suo dovere. Top water rod della mia canina fortunata, non fallisce mai. Bello. Grande boys, grande cazzo. Perfetto ragazzi, direi che l'azione non è mancata, siamo contenti, però purtroppo i pesci si sono definitivamente fermati. Quindi ci sentiamo di concludere qua la pescata e questo video. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere nuove avventure come quella di oggi. Ciao, alla prossima! Ciao!